Oggi vediamo come ho impostato la Sony A7 IV in ambito fotografico. Ciao a tutti, io sono Enrico, qui sul canale porto dei contenuti per gestire le vostre fotocamere e poi vi faccio vedere i prodotti che compro di volta in volta per alimentare la mia passione fotografica. Mi raccomando, se i video che faccio vi possono piacere, vi invito a iscrivervi al canale spuntando la campanellina, ma soprattutto a mettere like e a commentare i video e a seguirmi anche sugli altri canali social come Instagram e TikTok, dove pubblico dei reel più brevi. Oggi vi porto nel menu della Sony A7 IV per vedere come ho impostato la macchina per quanto riguarda il lato fotografico e quindi i vari settaggi ad esempio di risoluzione, ISO, autofocus, ma anche le impostazioni personalizzate che utilizzo per fare le mie fotografie che non seguono un genere specifico ma sono più che altro fotografie ad esempio di street, di reportage e anche foto di famiglia e di ritratto. Ok, quindi adesso entriamo nel menu della Sony A7 IV e poi noi ci rivediamo alla fine del video. Ok, eccoci qui nel menu della Sony A7 IV che come sapete si sviluppa in verticale per quanto riguarda le macro aree del menu e poi in orizzontale da sinistra a destra per i sottomenu e le singole impostazioni. Partendo dal menu ripresa andiamo in qualità di immagine e qui possiamo scegliere sicuramente l'impostazione più importante è proprio quella della qualità di immagine, quindi possiamo decidere ad esempio il formato del file, il tipo di file e così via. Per quanto riguarda formato file io scelgo sempre sia RAW che JPEG perché i JPEG sono molto comodi da avere per una condivisione veloce, ad esempio perché è possibile trasferirli velocemente dalla macchina allo smartphone e poi magari condividerli, anche perché secondo me i JPEG che sforna la Sony A7 IV sono comunque di ottima qualità anche per quanto riguarda i colori, se la foto è esposta bene il JPEG è già fruibile. Per quanto riguarda invece i RAW ovviamente sono imprescindibili per chi scatta in digitale e io li archivio e poi soprattutto faccio sempre la post produzione delle foto che mi piacciono di più e che ritengo più importanti e che poi soprattutto andrò a stampare. Per quanto riguarda la tipologia di file RAW Sony ci mette a disposizione molte opzioni, dal RAW compresso a quello non compresso passando per ben 3 opzioni di compressione senza perdita. Io scelgo la compressione senza perdita large che secondo me offre il miglior compromesso tra qualità del file e dimensione in megabyte dello stesso. Ovviamente se non volete compromessi e quindi volete la massima qualità e non avete problemi di spazio sui vostri hard disk potete optare per il RAW non compresso. Per quanto riguarda la qualità dei JPEG vi consiglio, scelgo sempre la massima qualità extra fine, idem per la dimensione delle immagini. Per quanto riguarda le altre voci che ci interessano andrei direttamente su scatto silenzioso. Qui praticamente possiamo impostare lo scatto silenzioso, io lo tengo disattivato perché utilizzo l'otturatore meccanico. Allora se attivate modalità silenzioso dopo non vi fa selezionare la tipologia di otturatore perché ovviamente quando attivate la modalità silenzioso lui passa automaticamente all'otturatore elettronico. Per quanto riguarda l'otturatore invece scelgo quello meccanico anche perché utilizzo spesso il flash, però ho attivato l'otturatore elettronico sulla prima tendina che mi permette di avere una maggiore reattività in fase di scatto, mi permette di evitare lo shock iniziale dell'otturatore, quindi eventuale micromosso e quindi diciamo che solitamente io ho sempre questa impostazione per quanto riguarda l'otturatore. Poi scatta senza obiettivo vi consiglio di abilitarlo soprattutto se avete intenzione di montare delle ottiche manuali senza contatti chip o delle ottiche vintage, altrimenti la macchina non scatterà. Questa è un'altra impostazione fondamentale che vi consiglio di disabilitare, scatta senza scheda, perché in questo modo la macchina, se vi dimenticate di inserire la scheda SD, la macchina non scatterà. Per quanto riguarda invece le altre impostazioni le possiamo saltare. Visualizzazione ripresa ci dice praticamente le griglie da attivare nel display, io le tengo attive e solitamente tengo attiva soltanto la griglia dei terzi, poi possiamo scegliere la griglia dei quadrati oppure quadrati più diagonali. Io mi trovo a comporre con la griglia dei terzi. Spostiamoci nel menu dell'esposizione colore. Il primo sottomenu esposizione possiamo scegliere le impostazioni degli ISO. Io solitamente tengo sempre ISO auto con un range che ho impostato tra 100 e 12800. Poi quando ho bisogno
di un ISO fisso, poi lo regolo di volta in volta tramite il tasto funzione dedicato. ISO auto minima velocità dell'otturatore, in questo caso è grigia perché sono in manuale, però è una funzione utilissima che io utilizzo molto e che Sony ha implementato bene perché permette molte personalizzazioni, molte impostazioni, e ci ho fatto un video dedicato che vi consiglio assolutamente di vedere perché secondo me è un'impostazione game changer quando ad esempio si scatta in priorità di diaframma con gli ISO automatici. Per quanto riguarda la misurazione dell'esposizione, io solitamente lo tengo su multipla e poi lo cambio all'occorrenza. Easy misurazione esposizione multipla cosa vuol dire? La tengo attivata, vuol dire che quando abbiamo l'esposizione multipla, se nella scena viene rilevato comunque un volto o dei volti, la macchina tende a prediligere l'esposizione sul volto. Invece punto di esposizione spot, in questo caso vuol dire che praticamente nel momento in cui mettiamo l'esposizione su spot, l'ho impostata che lega il punto di esposizione spot con il punto di messa a fuoco invece che tenerlo sempre al centro. Il lanciamento del bianco, anche qui tengo tutto in auto e poi eventualmente quando faccio la post produzione del RAW, se devo cambiare qualcosa lo cambio. Per quanto riguarda i colori, ottimizzazione gamma dinamica sarebbe il famoso DRO o il famoso DR che ha anche Fuji, qui lo tengo su auto, è un discorso che non ho mai approfondito e che, correggetemi se sbaglio nei commenti, ma dovrebbe riguardare soltanto il JPEG. Per quanto riguarda i profili colore, io lo tengo sempre su standard e poi qualche volta lo metto in bianco e nero quando voglio avere già dei JPEG in bianco e nero. Profilo foto lo tengo disattivato, effetto pelle morbida solitamente lo tengo disattivato, qualche volta quando faccio qualche foto a mia figlia lo metto su leggero in modo tale da avere un effetto, una pelle un po' più levigata già fruibile in JPEG. Per quanto riguarda invece lo zebra pattern, io lo utilizzo e anche qui ho fatto un video, un reel che vi consiglio di vedere, lo utilizzo anche in modalità fotografica, impostato però su un valore, su un limite molto alto di 107 più, giusto per diciamo avere un avvertimento in quelle situazioni limite in cui posso rischiare di bruciare le alte luci. Eccoci nel menu forse più importante, quello della messa a fuoco. In AFMF possiamo scegliere le modalità di messa a fuoco. Io la tengo sempre praticamente in AF continuo, che secondo me è la modalità con cui la Sony rende meglio. Per quanto riguarda la priorità in AFS, che non uso mai, comunque ho impostato la priorità sull'autofocus più che lo scatto. In AFC ho lasciato enfasi equilibrata. Per la sensibilità e inseguimento AF, per quanto riguarda la F continuo, la macchina di default è impostata su 3 standard, io l'ho impostata su 2. Cosa vuol dire? Che la macchina praticamente tende a tenere più bloccato, agganciato il soggetto una volta che l'ha messa a fuoco, anche se questo esce dall'area di messa a fuoco impostata. Qui ovviamente potete impostare a seconda delle vostre esigenze. Queste funzioni le ho lasciate di default, non ci interessano. Il pre-AF per abitudine io l'ho attivato, ma anche qui dipende un po' dalle vostre abitudini. Per quanto riguarda l'area di messa a fuoco, ho impostato spot e poi vario tra praticamente L e S, quindi il quadratino più grande oppure quello più piccolo. Ho tolto dalla visione del menu di messa a fuoco lo spot M perché era una cosa intermedia, però io di solito o voglio quello più grande oppure quando devo fare proprio delle messe a fuoco più di fino preferisco avere quello più piccolo. Per quanto riguarda il colore del punto del quadratino di messa a fuoco ho lasciato bianco, ma potete mettere anche rosso. Poi io utilizzo anche la registrazione area F perché io tengo spot e poi ho registrato invece un'area ampia ad inseguimento che posso attivare con un tasto funzione e la cambio, quindi quando devo ad esempio fare foto a mia figlia o comunque ci sono delle persone, quindi attivo quest'area inseguimento con la priorità del viso attivato. Ho fatto un video e un reel sulla registrazione dell'area di messa a fuoco, è una funzione che secondo me non tutti conoscono ma è molto comoda, per cui vi consiglio di vedere quel video. Quanto riguarda invece la F viso e occhi, anche qui è un'area del menu molto importante. Ovviamente la tengo quasi sempre attivata, però con un tasto funzione posso anche disattivarlo, cioè la priorità viso occhi la tengo attivata. Qui possiamo decidere praticamente la tipologia di soggetto da rilevare e la tengo quasi sempre su mano, però posso cambiarla anche con un tasto funzione. Qui ho lasciato tutto uguale. Qui se avete preferenze sull'occhio che la macchina deve inquadrare, a cui deve dare priorità, potete selezionare tra occhio destro, occhio
sinistro, però io lo tengo su automatico. Potete anche registrare dei visi a cui la macchina poi può dare delle priorità. Qui praticamente è l'assistenza alla messa a fuoco, cioè vuol dire che praticamente quando siamo in manual focus, se attiviamo questa funzione, praticamente la macchina, quando utilizziamo la ghiera della messa a fuoco manuale, la macchina fa un ingrandimento del fotogramma per aiutarci meglio a mettere a fuoco, e qui possiamo fare alcune regolazioni proprio su questo ingrandimento. Questo invece è praticamente il focus peaking, quindi vuol dire se attiviamo l'effetto contorno, quindi il focus peaking, possiamo stabilire il livello dell'effetto contorno e anche il colore. Io di solito su tutte le mie macchine lo imposto sul rosso. Secondo me quelli che si vedono meglio sono appunto il rosso, oppure anche il bianco, anche se in condizioni di forte luce magari si vede meno rispetto al rosso. Per quanto riguarda il menu riproduzione non ho niente da segnalare, è un menu credo in cui non sono mai entrato, e visto che comunque questo video rischia di diventare davvero lungo, salterò anche il menu rete, che non riguarda comunque nessuna impostazione fotografica. Voglio darvi solo un consiglio per quanto riguarda il Bluetooth, c'è questa voce controllo remoto Bluetooth. Questa voce praticamente è relativa soltanto a quando utilizziamo dei telecomandi remoti come quello di Sony oppure di altre marche come ad esempio quello di JJC. Quindi se vogliamo utilizzare la macchina con lo scatto remoto utilizzando questi telecomandi Bluetooth dobbiamo attivare questa funzione. Invece se vogliamo utilizzare lo scatto remoto tramite l'app di Sony sullo smartphone non c'è bisogno di attivare questa funzione. Il menu impostazione è un altro menu fondamentale che io chiamo valigetta gialla, perché è in questo menu che possiamo andare a fare tutte le personalizzazioni della macchina fotografica. Allora, il menu reimposta salva impostazioni in pratica consente di salvare la configurazione della macchina fotografica sulla scheda SD e di richiamarla. Ho fatto un reel dedicato proprio al funzionamento di queste impostazioni, quindi se vi interessa vi consiglio di andarlo a vedere. Il sottomenu 3 funzioni personalizzate è quello più importante adesso, perché qui vi faccio vedere come ho impostato i vari tasti funzione. Allora, per quanto riguarda il primo tasto, che è quello che solitamente assegnato al blocco dell'esposizione, io ho impostato il richiamo di un'area di messa a fuoco che ho registrato. In questo modo praticamente posso switchare dall'area di messa a fuoco che sto utilizzando in quel momento, che solitamente è un'area spot, ad un altro tipo di area di messa a fuoco che ho registrato, che invece è un'area ampia ad inseguimento. Invece il secondo tasto, che solitamente è quello della F-on, che io non utilizzo in quel modo, su questo tasto ho impostato ISO auto minima velocità dell'otturatore, una funzione secondo me fondamentale e implementata benissimo sulla Sony A7 IV, che torna molto utile quando si utilizzano gli ISO automatici e ad esempio la priorità di diaframma. E anche qui, come ho già detto prima, vi consiglio di andare a vedere il video che ho fatto qualche settimana fa dedicata proprio soltanto a questa utilissima funzione. Sul tasto invece numero 3, che sarebbe il tasto C1 dietro la macchina, ho impostato il bilanciamento del bianco. Sul tasto numero 4, che sarebbe il C3, ho impostato le modalità di messa a fuoco quando voglio praticamente switchare tra fuoco continuo e manual focus ad esempio. Sul tasto numero 5, che invece sarebbe il cestino, ho impostato il cambio del soggetto riconosciuto, quindi in questo modo posso switchare velocemente tra il riconoscimento di soggetti umani, uccelli oppure animali. Per quanto riguarda invece gli altri tasti, questo l'ho lasciato così com'era, sarebbe il tasto centrale del joystick della messa a fuoco. Il tasto centrale invece del pad a 4 vie, anche questo non è impostato così come di default. Il tasto 3, che sarebbe il tasto sinistro del pad a 4 vie, l'ho lasciato così com'era, cioè modo di avanzamento significa che possiamo scegliere tra scatto singolo, raffica oppure ad esempio autoscatto, e l'ho lasciato così com'era. Il tasto 4, anche qui ho lasciato gli ISO perché è comodo da utilizzare. Il tasto 5 invece ho impostato praticamente se attivare o meno l'anteprima dell'esposizione nell'eye view, praticamente nel display. A volte la disattivo quando ad esempio utilizzo il flash, altrimenti vedrei praticamente tutto nero. Disattivando l'anteprima dell'esposizione invece si vede sempre l'immagine bella luminosa.
Per quanto riguarda invece i tasti superiori, il tasto REC che io non utilizzo quando sono in modalità fotografica, l'ho impostata con l'attivazione e la disattivazione praticamente della priorità viso e occhi durante l'esposizione, mentre per quanto riguarda il tasto C2 ho impostato praticamente la scelta delle aree di messa a fuoco. Poi il tasto si può personalizzare anche l'eventuale tasto funzione presente sugli obiettivi, e anche qui ho impostato il richiamo dell'area di messa a fuoco che ho registrato, perché possiedo diversi obiettivi che hanno il tasto funzione e mi viene comodo premerlo appunto quando sto mantenendo con la mano sinistra l'obiettivo. Per quanto riguarda invece le ghiere, qui ho lasciato tutto di default, ma voi qui anche qui potete praticamente personalizzare la funzione di tutte le ghiere, o addirittura separare il funzionamento delle ghiere se siete in modalità manuale dalle altre modalità praticamente. Per quanto riguarda invece le altre funzioni, le ho lasciate così come erano. Quello che vi consiglio di impostare è praticamente sono i parametri diversi tra fermo immagine e filmato, cioè praticamente possiamo dire alla macchina, anche qui ho fatto un video dedicato, se mantenere separati alcuni valori quando utilizziamo la macchina con il selettore in modalità foto o in modalità video, e io ho imposto che i valori devono essere separati per diaframma, velocità, otturatore, ISO e bilanciamento del bianco. Per quanto riguarda impostazioni display, qui praticamente ho lasciato tutto di default, ma se volete potete praticamente personalizzare cosa vedere del display. Solo un appunto: praticamente il livello sarebbe la livella elettronica, è molto comoda da avere, ma purtroppo Sony l'ha implementata in maniera tale che si vede solo lei. Sarebbe stata utile invece poterla avere in questa schermata qui, cioè insieme a tutte le altre informazioni che si vedono nel display. Con la stessa cosa nel mirino si può scegliere praticamente cosa andare a visualizzare. L'unica cosa che vi voglio anche dire è questa, l'ultima voce, opzioni impostazioni, dove in funzione antipolvere praticamente io ho attivato questa impostazione. La traduzione è un po' ingannevole, praticamente questa è l'impostazione che consente, una volta spenta la macchina, di abbassare la tendina dell'otturatore. Questa cosa è comoda ad esempio quando cambiamo obiettivo, perché rende più difficile che la polvere si insinui sul sensore. Ovviamente una lama a doppio taglio, perché dobbiamo fare molta attenzione a non toccare e a non danneggiare la tendina, altrimenti faremo un danno ancora maggiore rispetto a un po' di polvere sul sensore. Infine vi voglio parlare del mio menu, che è questo qui con la stellina. È praticamente il menu in cui possiamo andare a inserire le nostre funzioni preferite, quelle che utilizziamo più spesso, e richiamarle quindi velocemente senza andarle a cercare nei vari sottomenu. Aggiungere una voce al mio menu dalla versione firmware 4.0 è diventato molto più veloce, perché anziché andare in mio menu e poi andare a cercare le varie singole voci, possiamo andare sulle voci che ci interessano, premere praticamente il cestino che prima ci faceva accedere solo alla guida. Adesso possiamo andare nella guida della funzione, oppure possiamo veramente selezionare aggiungi al mio menu, e quindi aggiungiamo velocemente quella funzione al mio menu. Ok, vi ho fatto vedere le impostazioni principali che utilizzo sulla mia Sony A7 IV, quelle che reputo più importanti o che ho personalizzato rispetto alle impostazioni di default della macchina fotografica. Spero che questo video possa essere utile magari a chi ha preso da poco questa fantastica macchina fotografica e ha bisogno di qualche spunto per impostarla o per personalizzarla, per cui nei commenti vi chiedo di farmi sapere se vi piace come ho impostato la macchina fotografica, o se magari voi utilizzate qualche altra impostazione che io non ho menzionato. Poi, come sempre, se questo video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale, ma soprattutto a commentare i miei video e a mettere un like, e ci vediamo ai prossimi contenuti.